Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Il video di oggi è un video particolare, diretta conseguenza dell'ultimo. Molti ci hanno chiesto come facciamo didattica all'estero, ovviamente in inglese, e come agganciamo il pubblico, tanto all'estero quanto in Italia, quando siamo in abito storico con il nostro accampamento. Quindi oggi parliamo di tre piccolissimi oggetti, due di recentissima acquisizione, uno che ormai abbiamo da una decina d'anni, utilissimi per raccontare tutti i Longobardi se se ne ha voglia. Siete curiosi? Andiamo a vederli. Come sempre, grazie a tutti i nostri sostenitori. Che siate Patreon, trovate il link. Che siate abbonati a questo canale YouTube, è facile farlo, è facile abbonarsi o usare i super grazie e la super chat durante le dirette. O anche semplicemente ci sosteniate guardando i video fino alla fine e condividendoli. Grazie mille, siete un enorme aiuto. L'ultimo video, quello riguardante la nostra recente visita a Uppsala, a Gamla Uppsala, ha portato a diverse domande, soprattutto sui social, in particolare su come noi si proceda con le didattiche, tanto all'estero, dove ovviamente c'è il dubbio della lingua e lo fughiamo subito, in quel caso le didattiche si svolgono in inglese, tanto riguardo a come agganciamo il pubblico. È vero che in Italia agganciare il pubblico è spesso molto problematico, soprattutto in eventi generalisti, e il pubblico tende a schivare, a non incrociare lo sguardo con i rievocatori e a proporre al massimo le tipiche domande che sia rievocatori, che ricostruttori, che divulgatori si sentono sempre rivolgere. Il fuoco è vero? Lo mangiate davvero? Ma dormite in quelle tende? E la risposta di solito è: moriamo anche davvero nelle battaglie, quando ancora combattevamo. Detto ciò, quando ci si presenta a eventi all'interno di un contesto museale o di open air museum, in realtà il pubblico è molto più focalizzato, è già attento a quello che viene a vedere ed è molto curioso. Di conseguenza le didattiche sono decisamente più soddisfacenti anche per noi ricostruttori. Ci sono degli oggetti però che agganciano sempre l'attenzione del pubblico, che permettono di raccogliere il minimo cenno di attenzione e creare poi una lunga didattica strutturata. Il mio elmo è uno di quegli oggetti, è molto particolare, è quasi un unicum in Italia, nel senso che quella tipologia di ricostruzione, quando noi l'abbiamo acquistata, perché non è stata prodotta da noi, ormai 10-11 anni fa, non aveva paragoni in Italia, c'era solo la ricostruzione di Verna, che però differiva per alcuni particolari. Oggi l'elmo lamellare è molto più diffuso in Italia, ma comunque di questa tipologia strettamente legata ai reperti di Niederstotzingen non ce n'è ancora così tanti. Ci sono però altri elementi. Come voi sapete, noi non siamo particolarmente inclini all'ostentazione dello sbrilluccichio, del bling, come si suol dire, né tantomeno alla parte strettamente militare in sé. Ci piace raccontare la cultura materiale, la vita quotidiana, che ovviamente include l'oreficeria, include la guerra, ma anche altri aspetti, l'alimentazione, la cultura orale, la tradizione, il lavoro. Nell'agganciare al pubblico però si devono utilizzare questi aspetti più, diciamo, vistosi. E oggi vi presenteremo tre oggetti meravigliosi che, se utilizzati con intelligenza, permettono di iniziare un discorso completo sui Longobardi da rivolgere a un pubblico che magari ha 10-20 minuti da dedicare allo stand della Fara all'interno di un evento più grande. Una premessa. Come sapete noi amiamo l'autoproduzione. Forgiamo i nostri scramasax, modifichiamo i nostri scudi, i nostri omboni, e i nostri vestiti sono tutti cuciti a mano, spesso tinti a mano con essenze naturali. Abbiamo il progetto di archeologia sperimentale delle capanne ricostruite nel bosco qui vicino solo con strumenti manuali. Ci sono però ovviamente delle specifiche aree di expertise che non sono al nostro livello. Abbiamo parlato dell'elmo e l'oreficeria è uno di questi. Però è uno proprio di quei campi che permettono di attrarre l'occhio del pubblico.
Iniziamo quindi a introdurre questi 3 oggetti in cui io starò molto attento a sottolineare chi ne sia il produttore. Troviamo fondamentale per l'onestà intellettuale di un gruppo di divulgatori e ricostruttori specificare sempre, fosse anche per 100.000 volte, chi ha prodotto un oggetto, mentre troviamo piuttosto disonesto pubblicare delle foto senza magari attribuire il giusto merito a chi l'abbia fatto e poi in ogni caso dimenticarsene facendolo proprio al 100%. Partiamo dal primo. Eccolo qui. Questo è un oggetto che immagino vi sia molto familiare. Provo a avvicinarlo alla camera. Se la ripresa non dovesse funzionare, aggiungerò delle foto esterne. Questo disco dorato è ovviamente una riproduzione, è prodotta dall'eccezionale Dave Roper, membro dei Vulfednas e autore di buona parte dei loro materiali decorativi con questo tipo di tecnica esecutiva, poi ne parleremo, e ci è stato donato insieme a un altro pezzo che vedremo oggi durante il recentissimo evento di Gamla Uppsala. Matt Bunker l'aveva chiesto a Dave Roper alla fine dell'ultimo evento in cui noi li avevamo ospitati a Cividale del Friuli prima del Covid e ci sono voluti anni per rivederci. Questo splendido pezzo è notissimo perché è il simbolo del museo di Cividale e quindi ad esempio riguardo alle didattiche ci permette di collegarci al fatto che il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, fondato nel 1817, e questo è un ritrovamento del XIX secolo, è il museo dedicato ai Longobardi più antico d'Italia e più antico dell'Italia, come amiamo dire. In più, il fatto che questo pezzo originariamente fosse stato ritrovato in coppia e poi una delle due parti sia andata perduta 200 anni fa, ci permette anche di raccontare della storia dell'archeologia longobarda. Così come il fatto che la sua funzione è legata agli elementi della cavezza di un cavallo ci permette di collegare il motivo decorativo, il motivo iconografico al suo utilizzo, all'importanza dei cavalli presso i Longobardi, al riferimento ad esempio al fatto relativo all'arrivo dei Longobardi a Cividale, alla fondazione del primo ducato da parte di Alboino, all'investitura di suo nipote Emarfais Gisulfo come duca del Friuli e le richieste vincolanti di questo Gisulfo riguardanti le migliori fare, cioè i migliori clan, e le migliori cavalle. Il secondo elemento che andiamo a mostrarvi è un ritrovamento molto più recente, è della fine del XX secolo, la necropoli di San Mauro a Cividale, ce l'avete sentita nominare molto spesso, ed è questa splendida crocetta aurea. La crocetta aurea di per sé è un elemento tipico dei corredi funerari longobardi, principalmente a partire dal loro arrivo in Italia. Si sviluppa moltissimo nel momento del loro arrivo in Italia. L'originale ha anche dei forellini sugli angoli e veniva cucito su un sudario o su un velo che copriva il volto dell'inumato. La tomba nello specifico, la tomba se non sbaglio 41 di San Mauro di Cividale, è una tomba infantile ricchissima e ne sentirete ancora parlare in questo video. Questo elemento è stato prodotto ancora una volta dall'eccezionale Dave Roper. Magari vi mostrerò anche delle foto di paragone che mostrino la riproduzione con l'originale per farvi capire la finezza esecutiva di questi lavori. Ecco quindi che però con questo elemento noi possiamo ad esempio cominciare a parlare della cristianizzazione del popolo longobardo, di come i motivi decorativi, ancora prettamente pagani, con questi nodi animali che si intrecciano e i volti al centro che possono essere stilisticamente ricollegati ad altri esempi addirittura in Norvegia e nel Gotland, siano però stati semplicemente tagliati per realizzare una croce. E così, con un semplice umorismo,
durante le didattiche in campo io spesso dico, oh guarda, ho un bellissimo motivo decorativo, chiaramente per cristiano, a cui sono molto affezionato, ma l'ho tagliato a croce, adesso sono cristiano. Entrambi questi elementi, realizzati da Dave Roper, sono realizzati con una tecnica che nella letteratura viene chiamata press black, cioè non sono realmente sbalzati. Vi faccio vedere retro e fronte, ma sono il frutto della martellatura di queste lamine molto sottili, in origine lamine d'oro, su un modano, cioè su uno stampo in positivo su cui la lamina viene appoggiata e martellata. Dovrei avere delle immagini di repertorio proprio di Dave Roper che lavora ad altri pezzi ma con la stessa tecnica. Anche solo questo aspetto esecutivo, tecnico, artigianale permette infiniti collegamenti didattici. Pensiamo solo al fatto che la stessa tecnica del press black è quella utilizzata per la realizzazione dei pannelli decorati negli elmi Wendel, tanto della Scandinavia e della Svezia, quanto ad esempio dell'elmo di Satomu, collegando quindi in una coinea artigianale metallurgica il mondo germanico del VI e VII secolo. Eccezionale, due oggettini che letteralmente mi spariscono nei palmi delle mani. Il terzo oggetto che vi mostro viene sempre dalla tomba 41, ovviamente il suo originale, queste sono riproduzioni, ma non è stato prodotto da Dave Roper. Questo in particolare è una produzione, ve lo mostro, dicevo, questa è una produzione della Fucina Longobarda Mazzola, un'oreficeria di Udine, oreficeria è riduttivo, un laboratorio artistico di Udine, specializzato nella rilettura e nella rielaborazione degli elementi decorativi iconografici della zona friulana, tanto tardo-antichi quanto altomedievali e longobardi. A loro anni fa abbiamo commissionato diversi lavori, ad esempio le fibule a staffa che Nini indossa sono state prodotte da loro, gli orecchini a cestello di Mara, nella tomba Voglio ma non posso, la 56 della necropoli della Ferrovia, sono stati prodotti da loro. E da loro abbiamo acquistato, molto prima di avere un rapporto di fiducia, di produzione e di confronto reciproco, proprio da clienti, alcune copie di questa fibula a braccia uguali. Questa fibula a braccia uguali viene dalla stessa tomba di questa crocetta, quindi una tomba eccezionale a livello iconografico, e che ha una caratteristica: la tipologia della fibula, che serviva sulla spalla per fermare il mantello di un corredo maschile, lasciando libero l'accesso all'arma. Ricordiamo che i mantelli altomedievali erano rettangolari, non ruote o mezze ruote che si chiudessero, quindi rimaneva aperto l'accesso all'arma. Ecco, la tipologia braccia uguali è una tipologia tardo-antica, romana, mediterranea, ma la decorazione è tipicamente germanica, tanto che Luma da Silva, la storica dell'arte che ha studiato questa tomba e che scrive poi parte del catalogo degli scavi, riconosce nel volto della fibula quello di Gotan, il dio principale dei Longobardi, citato da Paolo Diacono nel mito etnogenetico riguardante l'acquisizione del nome di Longobardi, e che viene identificato come un dio del tipo Odino. Sul perché io dica tipo Odino vi rimando al terzultimo video. Eccezionale, vero? Tra l'altro questa fibula per un ventennio è stata completamente snobbata dal mondo ricostruttivo e rievocativo. Per anni siamo stati gli unici ad averla. Adesso abbiamo visto che un ottimo artigiano tedesco, Akun Risti, che era con noi a Uppsala, ha ricevuto la commissione da qualche altro rievocatore o ricostruttore, non sappiamo, longobardo, immaginiamo in Italia. Benvenuto nel club. Vedete come questi piccoli elementi, certo vistosissimi, però permettono di collegare una marea di elementi: la migrazione, i rapporti col nord, la cristianizzazione, la religione pagana,
Tutto questo attraverso 3 piccoli oggetti che però attirano l'occhio del pubblico. E allora poi è facile passare da un discorso come quello che vi sto facendo all'interno di un accampamento in cui le altre cose sono in esposizione, gli altri membri dell'associazione lavorano, e collegare ad esempio tutti questi meravigliosi oggetti alle incudini dell'orefice di Gruppignano che noi abbiamo ricostruito e che però magari attirano poco l'occhio, o al discorso sulla metallurgia in senso lato, allontanandosi dalla questione strettamente di oreficeria e passando alla produzione eccezionale delle lame pattern welded. Tutti questi argomenti si collegano perfettamente creando un meccanismo che abbiamo visto funzionare egregiamente in tutta Europa e in tutta Italia con un pubblico interessato. Tutto questo anche per dirvi che se avete occasione di sapere di eventi vicino casa in cui siamo presenti, venite a fare un salto, c'è più di quello che io posso raccontarvi su questi video. Questi video sono nati durante l'epoca della pandemia e trovo che abbiano un valore aggiunto che ancora oggi mi spinge a produrli. Ma toccare con mano, vedere, visitare, girare intorno agli elementi è tutt'altro. Un'ultima cosa, sempre la tomba, spero che il numero sia giusto e la memoria non mi faccia cilecca, 41 di San Mauro, è una tomba veramente eccezionale e ha ancora un elemento di cui voglio parlarvi, che uso spessissimo per le didattiche, perché non posso dimenticarmelo a casa. La tomba è una tomba di bambino, una tomba molto ricca, con un umbone, degli elementi delle punte di freccia elaborate, degli elementi di cintura geminati. La gemina è una tecnica che usa gli elementi in ferro della cintura per poi inciderli e martellare al loro interno dei fili in materiale prezioso o semiprezioso, quindi molto ricca. Presenta la crocetta, presenta la fibula a braccia uguali e poi presenta una piccolissima decorazione in argento di cui vi aggiungerò un'iscrizione e di cui vi aggiungerò un'immagine, con alcuni uomini che saltano facendo delle capriole e tenendo i piedi di quelle davanti. Lo spessore è veramente così, un centimetro e 2, e probabilmente andava a decorare un bicchiere in legno. La parte terminale, quella in cui di solito si appoggiano le labbra, doveva avere questa decorazione. Dico che non posso dimenticarmela semplicemente perché è il mio tatuaggio. E il mio tatuaggio è realizzato basandosi su quel motivo decorativo. Ed è un motivo decorativo super affascinante perché, realizzato come questi attraverso un modano, è presente in diversi poi reperti, non solo quelli decorativi del bicchiere, ma anche crocette. E tra l'altro la progressiva consunzione del modano, il suo utilizzo, mostra un diminuire della definizione nei risultati finali, nelle lamine decorate, man mano che l'uso va avanti, dimostrando quindi che questi modani venivano realizzati con grande sforzo, utilizzati tanto più possibile, fino a quando poi non servivano più perché non erano in grado di imprimere in maniera chiara il motivo decorativo di riferimento. Che dire, tutto questo ci dà una finestra eccezionale sulla capacità artigianale dei Longobardi e non solo, degli altri cugini germanici, del mondo scandinavo. Il video di oggi è chiaramente un invito che vi rivolgo a scoprire quanto profonda sia la tana del bianconiglio nello svarione della cultura materiale longobarda. Spero di rivedervi presto sul canale, seguiteci per futuri aggiornamenti e mandi!